Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Cesare. Benvenuti a tutti, buongiorno. E della sua MG ZS Hybrid Plus. Esatto. Cesare, partiamo subito, perché l'hai presa? L'ho comprata per sia discorso familiare, perché comunque avendo bambini è un'auto abbastanza spaziosa, comoda, e poi per il discorso ibrido perché ero interessato, ho un fratello che ha già comprato un MG e quindi ero parecchio attento a questo modello di macchina. Ok, avevi paura per il marchio MG o per cose del genere? Beh, inizialmente sì, sai com'è. Allora, parliamo sempre dell'auto cinese che magari è un po' più scarsa a livello qualitativo o quant'altro, ma in realtà mi sono dovuto ricredere. Merita? Sì, decisamente sì. Ok, allora io ti dico, ho fatto una prova dell'MG ZS, una delle prime che venivano fuori con Roberto che ormai ha già 4 anni e ti dico, boh, sarà che dopo Roberto le tiene, Roberto di Auto per Tutti, che salutiamo, e dopo 4 anni è ancora perfetta dentro, quindi non ci sono sbucciature, non ci sono cose che tanti dicevano le plastiche si rovinano, Sì. dopo 4 anni è ancora molto ben messa insomma. Beh, guarda, ti dico, intanto calcola che questa macchina qua resta fuori, non sta in garage, quindi sole, l'inverno l'ha già passato uno e devo dire che effettivamente al momento plastiche, schicchioli o quant'altro non ne trovo, non ne sento, quindi è ancora una buona qualità, decisamente una buona qualità. Plastiche morbide, gli interni in pelle sono belli, puliti, un bel tessuto, non posso lamentarmi. Diciamo che sì, diciamo che questa è anche la versione Luxury, che, Sì. che è il top di gamma insomma. Sì, è il full optional. E puoi dirci quanto l'hai pagata, come è andata insomma? Allora, come ti ha trattato? l'auto l'ho pagata in circa 29.000 euro, è il suo prezzo. E Luxury ovviamente è la fascia dove è già compresa di tutto, quindi non hai altri optional da poter aggiungere, la macchina esce così, quindi con interni in pelle, la telecamera 360 gradi, bueno, il sistema ibrido ok, e niente, questo è più o meno tutto il pacchetto completo. Manca qualcosina effettivamente che non c'è nemmeno a listino, non possiamo farci niente. Che tra l'altro vedo che non c'era il tettuccio apribile, che Esatto. invece sull'MG ZS modello vecchio Sì, c'era. questa non lo fanno, almeno io l'ho comprata e non c'era nemmeno a listino questo, come il baule con la chiusura elettrica, per questo modello non la fanno, mentre per il modello superiore l'HS sì. E per il resto no, per il resto c'è quasi tutto tranne una cosa che purtroppo Un difetto? un difetto non da poco, ma vedo che è iniziato a esserci su anche altri marchi, però questa qua effettivamente alla sera è un problema, soprattutto per me che ho bambini a caricarli in macchina, che non esiste la plafoniera dietro. Guarda, lì non riesco a capire perché non gli mettono una plafoniera. Non lo so, no. MG, mettetegli una plafoniera dietro queste macchine. Non riesco. Anche quella di Roberto quella volta lì, anche la 3 mi pare che non abbia una plafoniera No. dietro. Niente, solo l'HS ce l'ha. Non sono mica sicuro che ce l'abbia neanche l'HS. Neanche l'HS. Non vorrei dirti una cavolata, Mi sembra ma che ha le luci sulle maniglie. Non potrebbe vorrei essere. Sì, non vorrei sbagliare. Io quella volta l'ho vista, era carina, però per ingombranza della macchina, perché comunque è 30 cm più grande, non mi stava a casa, allora ho detto no, lasciamo stare. Questa qua mi sta giusta in garage, però effettivamente sta più fuori che dentro, come ho detto prima. Ok, e come ormai che stiamo parlando di tutto, i consumi, come siamo? Consumi, mi sono ricreduto. Per essere un SUV che comunque ha un suo peso, più ibrido, comunque sai che nella parte ibrida dà un peso ancora maggiore sull'auto, che non è poco, ed essendo benzina avevo un po' paura, poi effettivamente invece mi sono ricreduto E perché anche i cavalli che ha? Per le sì, prestazioni che ha? sì, perché comunque parliamo di un motore che ha circa 110 cavalli benzina, quindi un motore che è relativamente anche piccolo per un'auto di questa categoria, a mio avviso ovviamente, però con l'elettrico parliamo di quasi 200 cavalli. Effettivamente la macchina non hai grossi problemi nemmeno su un tratto di montagna per andare su, la macchina va via sempre pulita, precisa,
I consumi mi aspettavo molto peggio. Allora in autostrada sì, diciamo che siamo intorno ai 16,5-17, che comunque per una benzina SUV secondo me è un dato non da poco. In tratti sulle nostre vie qua parliamo sui 20-21. Una media 19-20 più o meno? 20, io 20. quasi sempre 20. 20. Calcoli che bene o male almeno 3-4 volte al mese io sono sempre in giro per l'autostrada, anche quindi comunque tratti autostradali mari corti ma li fa e non posso lamentarmi. Molto bene. Ultima cosa, che dopo facciamo il giro della macchina, hai appena fatto il tagliando? Sì. Quindi per quelli che primo tagliando dopo un anno, perché l'auto ha un anno e 17.000 km? Sì. Ok, bisogna fargli il tagliando perché per la garanzia penso? Sì, diciamo che mediamente sei sempre o arrivi al chilometraggio, che queste sarebbero sui 25.000, okay. 25.000 km avresti il tagliando, o altrimenti una volta all'anno. Bene o male, tutte le case ormai sono orientate su questa tipologia di tagliando fatto così. Ecco. Diciamo un attimo il prezzo del primo tagliando senza problemi, diciamo. Sì, diciamo, i problemi sono stati prima, sono 320 euro. 320 euro. Giusto per dirvi quanto è un tagliando di un MG, perché tanti dicono ah sì, la paghi poco, dopo paghi il tagliando tantissimo, bisognerà vedere il secondo, il terzo. Sì, dovrò vedere poi se gli altri tagliandi, sai, magari il primo di solito hanno il discorso che magari ti cambiano l'olio completamente perché aveva un olio magari più grosso l'ano, perché il motore deve girare in un'altra maniera, quindi non so se sia dovuto da quello. Comunque il cambio filtri completo, cambio olio, diciamo la cifra non è eccessiva, non è penso neanche delle più basse però. No, sì, non sono pochi 320, vabbè, però questo bisogna farli perché sennò la garanzia non va avanti. No. Quindi siamo... Bene signori, io direi adesso facciamo un bel giretto intorno all'auto, misuriamo come al solito il bagagliaio, guardiamo l'abitabilità posteriore e l'anteriore. Non faremo la prova su strada, per questo vi rinvio al video che ha fatto Roberto, sempre di Auto per Tutti, vi lascio il link in descrizione, è un video che ha fatto una prova di 200 km circa, così vi porto i consumi e tutto quanto, e poi basta, faremo le conclusioni. Ma da quel che mi ha detto Cesare, lui è soddisfatto dell'auto. Sì, decisamente. Sì, quindi ci siamo. E le conclusioni saranno positive, a parte qualche difettuccio che abbiamo già detto, e guardiamo l'auto. Bene, partiamo dal frontale. Come vedete la versione Luxury ha queste cromature qua, che si vedono qua su tutti i listelli, la telecamera frontale per i 360 gradi, i fari sono quasi full LED, cioè i fari abbaglianti e anabbaglianti sono a LED, sì. E anche le posizioni, tranne gli indicatori di direzione. Non è una delle uniche marche che fa l'indicatore di direzione alogeno, perché anch'io ho la Skoda Octavia e ha l'indicatore di direzione frontale sempre alogeno. Quindi non so se ci sono dei problemi con i LED magari lampeggianti o cosa, non si sa, comunque è fatto così. Qui abbiamo una presa dell'aria, vedete qua, che passa attraverso le ruote per raffreddare anche i freni, penso, e per aerodinamicità. Questo è il frontale, vista così è abbastanza aggressivo comunque come frontale. La telecamera, perché come ADAS siamo al completo. Sì, mantenimento un ADAS di livello 2, quindi è già un ADAS discretamente completo, non è di terzo livello, mi pare che sia già fuori anche il quarto, ma okay. Diciamo che se vai dietro a tutto non sì. Finisci più. Stiamo parlando di un'auto a 29.000 euro. Sì, e decisamente il pacchetto è molto ampio. Anche perché hai un SUV che è spazioso e tutto quanto, non è un'utilitaria. Ecco. No, per non niente. È un'utilitaria, quindi è... Bene, questa è la vista laterale, qui abbiamo sempre gli indicatori di direzione anche qua sugli specchietti, la telecamera per i 360 gradi. In questo caso qua Luxury ha i cerchi da 18, 17 o 18? 18? 18 questi sì. 215, 50, 18. 18, sì siamo giusti, belli questi cerchi qua perché sono mezzi neri, mezzi cromati, sono interessanti come cerchi. Anche qua un cerchio da 18, un'auto di 10 anni fa, se avevi un cerchio da 18. Sarebbe stata una cosa UFO diciamo. Un super sportivo. Sì. Ecco, questa è la vista laterale, come vedete qua. Abbiamo già i vetri oscurati comunque, sì. Sempre di serie. Cioè tu non ci hai messo niente qua, no, praticamente. Questa è la macchina così, completa così. Okay. Cioè, non è né di più né di meno. Bene. Questa è la vista posteriore, come vedete anche qua sempre il vetro oscurato, i fari sono a LED tutto quanto, tranne sempre gli indicatori di direzione se non sbaglio. Qui sì. Retronebbia.
se non mi sbaglio, questo qua, infiniti scarichi, perché lo scarico reale è qua sotto, eccolo qua, essendo un ibrido l'ha messo sotto là così, e poi abbiamo vabbè, i sensori di retromarcia, sia retromarcia, telecamera 360 gradi. Ok, io adesso direi, guardiamo un attimo il bagagliaio, vedete che comunque è bello squadrato e quindi questo porta tanto spazio secondo me per il bagagliaio, perché è un BSUV praticamente. Esatto, sarebbe comunque la categoria dei BSUV, però effettivamente lo spazio sia interno, davanti, dietro, per i passeggeri dietro è molto ampio, perché è veramente tanto grande. E il baule è discreto, diciamo. Io passo da una macchina station wagon, ovviamente. Cos'è che avevi prima? Un Opel Astra. Ah, l'Opel Astra Station. Anche quella là aveva un bel bagagliaio. Aveva un signor bagagliaio, infatti con questo adesso devi dimensionarti un attimino, perché sì, è vero, è più alto, ma sulla profondità perdi parecchio, nonostante comunque non perdo tantissimo. A livello di litri siamo abbastanza alti. Bene. E guardiamo un attimo il bagagliaio, così lo misuriamo, perché a volte parlare di litri, ma dopo non parliamo di... Cioè, quello che dico io, gli mettono la lampada, la luce qua a LED, sì, che per dire la Capture io non ce l'ho, e noi gli mettono la profondità dietro. Quella è veramente una cosa stranissima. Sì, è decisamente strano. Ok, allora adesso guardiamo la profondità, siamo a 87? Sì, 87 centimetri, per una larghezza, quanto siamo? 102 sì, sul punto più stretto, e un'altezza da la cappelliera alla capelli 44 cm. Beh dai, un bel bagagliaio, bello. Anche qua ci sono tutti questi fori qua. Ecco, cosa che noto sulle cinesi, che a differenza delle coreane, per dire, l'altro giorno ho fatto una Hyundai Tucson che ha le plastiche qua nei laterali, qua è tutto rivestito bene, ben rivestito, insomma. A livello di rifiniture, ti ripeto, è una macchina che mi ha dato parecchia soddisfazione. Sì, anche qua i gancetti per mettere la spesa, la luce, vabbè, da una parte, sotto ha un altro spazio. Aveva il vano per la batteria. Ah, ok, eccolo qua. Quindi spazio... Ovviamente avendo l'ibrido, tutto il sistema ibrido davanti, la batteria è la batteria è quella di servizio, diciamo? Sì. Ah, eccola là. Ok, dopo magari vediamo un attimo il motore come è fatto. Anche. Sì, certo. Ok, adesso io direi proviamo... Cesare, proviamo a buttare giù i sedili, vediamo quanto spazio c'è. Certo, allora facciamo così. Vediamo un attimo anche come si fa per buttare giù i sedili. Allora, linguetta classica. Là. Ok, basta anche così, giusto per misurare quant'è la profondità, perché certi chiedono, non avete buttato giù i sedili. Bene, buttiamo giù i sedili. Dal sedile... dal sedile quello come sei... Ecco qua, così sei intorno a 1,67 m. 67, ok. Giusto perché qualcuno ci chiede, bene, abbiamo portato anche questa misura qua, comunque il bagagliaio è bello interessante, insomma. È un BSUV, non stiamo parlando di un C-SUV o cosa del genere, quindi spazio ce n'è. Adesso proviamo a salire dietro e vediamo un attimo com'è lo spazio. Certo. Eccoci qua. Se vuoi salire di là, Cesare, così fai vedere. Allora, tu quanto sei alto? Circa 1,80 m. Circa 1,80 m, ok. Allora, quindi il sedile è impostato sulla sua altezza. Sì. Eccoci qua. Come spazio sopra 1,90 m, ho tanti amici che sono già montati, non c'è nessun problema. Tranquillamente. Spazio per le gambe. Come si vede, ne ho voglia anche qui. E poi vedo che hanno, a differenza del modello vecchio, hanno messo le bocchette dell'aria. Bocchette dell'aria, una presa USB anche dietro. Okay. E poi manca la plafoniera. Manca la plafoniera, ci sono le maniglie. Sono maniglie. Stranamente ci sono le maniglie per appendersi, per uscire, per quello che volete fare. I sedili belli, traforati, belli in pelle con le cuciture, si vede bene. E poi vediamo un attimo la vista frontale da dietro. Aspetta, ti chiudo il portaoggetti. Bello il cambio messo là così. Il cambio è proprio bello. Quella maniglia là, sembra una cloche di un aereo, comunque dopo saliremo sopra. Questa è una cosa molto bella che mi è piaciuta subito anche a me. A differenza dell'HS o della MG3, è l'unica che avere questo cambio con questa forma. È bello, veramente una cloche sembra degli aerei. Mentre le altre due hanno la classica tipo rotellina. Sì. Comunque dietro qua si sta seduti veramente, cioè siamo due adulti, tutti e due da 1,80 m. Cioè, anche spazio di spalle ne hai? No. Anche in tre riesce a stare abbastanza comodo.
Sì, sì, si sta veramente ben seduti e molto bene. Poi abbiamo le cinture che non sono regolabili in altezza, ma abbiamo il beccuccio qua per Sì, mettere una giacca o un vestito, una classica camicia, una camicia o dopo una festa, sì, cose del genere. la camicia di ricambio per il matrimonio. Ah, ecco. Ecco. I sedili sono, boh, per me sono ben fatti, hanno una bella pelle e anche il volante è molto bello, con quei fori lì. Non so Sì. se è solo sulla Luxury o se sono No, su dovrebbe tutti. essere abbastanza standard. Ok. Forse questo ha qualche tastino in più a livello sì, di cloche lì, ma per il resto del volante la forma è quella. Ma è molto, anche vista da dietro, interessante. Soprattutto quelle bocchette dell'aria là che mi ricorda qualche auto di categoria molto superiore della Dal- Lambo. ma d'altronde questa macchina qua, il Ha una partner. motore bene o male, parti del cruscotto, sellerie e quant'altro, è la prima produttrice per Audi, quindi capisci che effettivamente ha tanti dettagli simili Audi. Esatto, quindi li hanno ripresi e riportati qua. Bene, tanta roba, anche lo specchietto senza cornice è molto interessante, qui una plafoniera enorme, con vabbè, lì sopra il tasto SOS, e però qua dietro non l'hanno messa, non si sa perché, vabbè. Anche il tessuto del tetto è bello. Sì. Va bene, io direi saliamo davanti così vediamo un attimo come è fatta da davanti. Bene. Bene, guardiamo un attimo il pannello porta, qui sopra sembra in pelle ma è una cucitura con la plastica, qua non abbiamo, abbiamo plastica rigida, qua abbiamo, cioè abbiamo pelle, questo sì, tutto in pelle rifinito molto bene, anche qua dove si appoggia il braccio, scusate, qui plastica rigida e anche dove c'è l'impianto audio. Com'è come impianto audio? Ti sembra bene? Non va malissimo, io vengo da un altro mondo dell'audio, quindi per me è sempre poco, però discreto, dai, si sente anche discretamente bene. Boh, allora, diciamo che Cesare ha una macchina, quella sua che usa per te, che di pure Cesare che auto è, un'auto particolare perché... Sì, è un Opel Corsa OPC Serie E, l'ultima, anche l'ultima fatta in casa OPC, e è un segmento piccolo perché ha 2,5 volumi, però è una macchina comunque completamente diversa. Insomma, Esatto. parliamo di un 1.600 turbo da 210 cavalli quasi. Ok, che quindi come cavalli siamo quasi qua, però Sì. è tutta un'altra storia. È un'altra spinta, è un'altra cosa. È anche un'altra auto perché come tenuta di strada e cose... Beh sì. Sì, qua abbiamo un'auto più comoda, Beh, sicuro. questa è più un'auto per famiglia, insomma, Esatto. l'altra è un'auto più per il divertimento del fine settimana. Ok, bene. Quindi anche come impianto audio penso che avrai messo su qualcosina in più o... No, già. è tutto come... Ah, quello là è il suo. Sì, 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 È tutto tutto su di suo. serie. Bene, bene. Ok, quindi torniamo a noi, vediamo il sedile che è elettrico in questo Elettrico. caso qua, perché ha Solo lato guida, non lato passeggero, ma questo lato guida è elettrico, Ok, che è un'altra cosa che aggiungono nella serie Luxury. ok. Poi vedete il sedile bello, anche questo qua del passeggero, scusate, del guidatore, tutto traforato, non so se si suda d'estate o com'è, o abbastanza... È abbastanza buono. Poi comunque hai sì, il sistema di riscaldamento dei sedili per l'inverno, Ah, anche i sedili sì, riscaldati. sedili e volante. Ok. E anche ventilazione per l'estate o no? Solo... Sì, no, la ventilazione dell'estate non Ok, c'è. solo riscaldamento. Che già è tanta roba per l'inverno, quando ti Sì. siedi sulla pelle non è che sia il Sì, massimo. anche perché poi avendo anche l'applicazione sua, puoi anche già accenderti la macchina da distanza, puoi Ah. fare tante cose. Sì. Ah, quindi anche l'app puoi farli... Che questa è una cosa interessante magari per chi va a acquistare l'auto. Sì, allora ti danno un'applicazione dove tu ti colleghi direttamente alla macchina, ovviamente dopo hai dei codici interni da poter sbloccare determinate cose, che comunque è tutto fattibile per te stesso, nel senso non devi chiedere alla casa madre se puoi fare questo o puoi fare quell'altro. È tutto già nell'applicazione, tu puoi già accenderla, poi ho il sistema satellitare, quindi posso vedere anche in qualsiasi momento dove la macchina, se sta in corsa, se è aperta, se è chiusa, posso aprirla, posso chiuderla, posso accenderla, posso decidere la temperatura da inserire dentro. Diciamo che è
è una bella applicazione, non è una cosa da poco per una macchina di questo segmento e di questa cifra. Sì, anche perché dici, boh, d'inverno l'auto è ghiacciata, io la metto là. Puoi accenderla tranquillamente, intanto che mi sto bevendo ancora il caffè a casa, la macchina è fuori, devo andare a lavoro, la posso già accendere dal remoto distante. Questa è una cosa molto molto comoda. Sì, è una cosa veramente bella. Sì. Ecco qua, torniamo al volante, vedete piccolino, bello, tagliato così sotto qua, il cambio che mi fa impazzire, è veramente bella sta cloche qua, molto interessante. Qua il tasto di accensione, vero? Sì. Il parcheggio, le modalità di guida, Esatto. che possono essere, quante Tre sono? modalità, la classica, l'economy o la sport. Lo sport diventa abbastanza È un po' più reattiva. un po' Sì. più reattiva. Di per sé poi a livello prestazionale senti che è un po' più scattosa, ma nella realtà poi l'allungo è identico, sì, non cambia grandi cose. Ok. Però la senti un pochino più cattiva, Su dai. di giri, Sì. insomma. Ecco qua. Qua abbiamo il portabicchieri, vedete qua due, qua abbiamo un bracciolo con portaoggetti, un bel display. A me piace, sta parte qua è la parte che hanno fatto più bella secondo me di questa MG. Veramente Questo interessante. è anche quello che ti dico, a me è piaciuto di più, perché a differenza sulla più grande, l'HS, che ha il schermo, tutto schermo lungo con i due schermi davanti, non so, forse sarà perché ormai è una cosa che ho già visto su tante altre macchine, non mi ha entusiasmato vedere quel tipo di cruscotto. Okay. Magari ecco, ti dà il colpo d'occhio di averlo già visto altrove. E questo invece è una cosa un po' diversa, più carina secondo me. Perché dopo facciamo vedere un attimo acceso. Qua abbiamo plastiche, anche qua tutte morbide, questo qua tutto morbido, qua in pelle, Sì. qua invece la plastica morbida, qua in pelle. Bei tastoni grandi, fisici, ci sono sempre. Adesso guardiamo un attimo l'infotainment così vediamo come funziona. Sì. Eccoci qua, abbiamo acceso l'auto, come vedete qui abbiamo il nostro display, anche questo molto futuristico, ha tante informazioni comunque, tutto là anche sul digitale, vedete che ha 17.760 km, non so se si vede per riflesso, comunque è questo qua. Qua abbiamo, allora, è diviso per scomparti praticamente. Sì, esatto, e quindi ogni suo scomparto ha le sue cose, quindi le connessioni, Okay. che anche per il telefono, quindi ha le connessioni, come ti dicevo, poi per anche l'applicazione, perché posso lavorare tutto anche sull'applicazione. Quindi sì, non solo i vantaggi come si parlava prima, ma anche nel caso è un guasto in qualcosa, sull'applicazione mi dà da subito anche la problematica. Quindi dialoga sempre e continua? Sì, può sempre dialogare in continuo e si autoaggiorna in continuo oltretutto. Questa è la parte del clima, che ovviamente sì, diciamo ogni sua casella, poi aprendola. Quindi bisogna andare ad aprirla per regolare? No, puoi regolarla anche da lì, Ok. puoi fare tutto perché io da qua posso posso aumentare la ventilazione, ho i tasti primari, diciamo, dopo se voglio cambiare qualcosina di più, allora entro dentro e posso fare diciamo l'exploit completo di tutto. A me sinceramente Cesare, io la Skoda Octavia con questo discorso qua non è che mi piace più di tanto. E tanto ti distrae tanto. Sì, decisamente, è una cosa che distrae parecchio la guida. Io non sono molto per queste cose qui purtroppo, perché avendo, come detto, un'auto sportiva di principio, non amo tutte queste, diciamo, Diavolerie. Sì, diavolerie in più, per carità, sono comode, il sistema ADAS è veramente bello, però anche in autostrada voglio attivarmi il cruise control, devo entrare su tutta la sua sezione e dici, boh, devo guardare la strada o devo guardare lì Esatto. per schiacciare 10 tasti per riuscire a capire. Diciamo non è proprio intuitivo e veloce, ecco. Ok. Sì, anche il clima, cioè che è una cosa che regoli, che sei là, che giri e devi stare andare dentro sul climatizzatore, cambiare. Allora, diciamo, hai le funzioni base, sì, ce le hai, è vero, però se devo entrare dentro, voglio cambiare, come hai visto, non c'è il tasto per sbinamento. Se la mattina, tipo d'inverno, parto, o anche d'estate, sai, con un po' di umidità, devo sbinare, per sbinare il vetro devo per forza di cose andare dentro e attivarlo. Sì, sono cose un po' particolari. Ecco, una cosa che noto che hai la temperatura esterna, Sì. che la prima MG ZS non aveva.
Cioè aveva la predisposizione, aveva la scritta temperatura ma non aveva il sensore della temperatura. Bella questa cosa. Sì. Qua invece c'è, vedo che anche Sì, funziona. come vedi anche il riscaldamento Sì. sedili, passeggero, guida, il riscaldamento del volante. Sì. Qua abbiamo dei tasti fisici, cioè, Sì, per fortuna qualcosa ancora di fisico anche c'è. volume, e quella è una bella cosa. Però le rotelline secondo me restano sempre le cose più intuitive che avevano fatto. Sai che una persona, secondo me, di una certa età inizia a dargli tante cose e inizia ad andare in difficoltà. Sì. Per il mio pensiero, ecco, non vedo tutta questa facilità. Che poi questo sistema, come un po' tutti, perché non ne ho visti sinceramente di molto pratici e utili. Addirittura qua abbiamo ancora i tasti fisici, qualcuno. Sì, che fortunatamente sì. Su altre non ci sono. Bene, poi abbiamo qua sotto una presa USB A, una presa USB-C, la presa 12 volt. Qui abbiamo la prima ricarica di induzione. No, questa no. Non ce Questa l'ha. non ce l'ha. Ok, e qua un altro portaoggetti, qua in parte altri portaoggetti, è più un monovolume da quanto riguarda svuotatasche, perché ce ne Sì. sono, e qua puoi appoggiarti qualcosa, magari tanto che sei in viaggio. Sì, anche lì, bene o male qualcosina ci sta. No, vabbè, è rifinita bene. Cosa che noto che è molto simpatica è la presa USB qua, che se vuoi metterti una dashcam, se l'hai già, metti qua la dashcam e a Esatto. posto, non tirar fili, passare fili come su altre Sì, auto. è un'altra cosa che effettivamente hanno Pensato. fatto bene a pensarla. Poi sono dimenticati di ricordiamo la funiera, ma intanto altre cose bene, dai. più utili le hanno messe. Ok. Volevi vedere l'infotainment? Sì, facciamo vedere un attimo qua l'infotainment e far vedere. Allora, dove hai la guida intelligente, da qui in off hai le varie assistenze, quindi sull'anticollisione, sulla frenata, la sensibilità dell'allarme, l'assistenza di deviazione di corsia, che queste cose qua bene o male sono sempre attive a meno che non decida io di disattivarle. Ce ne sono. Esatto. Dopodiché iniziamo con i limitatori, che puoi anche regolare la sensibilità fortunatamente, Ok. perché anche quello del corsia è abbastanza fastidioso. Per uno che non è abituato le prime volte è veramente molto fastidioso. Soprattutto sulle strade strette perché ti porta... Sì, ti spinge, allora fortunatamente qua tenendolo basso senti il movimento leggero del volante ma non è strattone classico. Ok. Poi tutto il sistema del cruise control, quindi con i vari avvisi di velocità, le modalità varie, sempre con le varie assistenze. E poi diciamo l'ICA, che sarebbe un sistema più evoluto, quindi anche con la distanza dalle auto, si regola da solo le velocità, riesce a gestire sempre con le distanze con le macchine davanti, quindi anche tipo in autostrada. Se le sue corsie iniziano a rallenta da sola, ma ti mantiene sempre le distanze. Sì, l'ADAS di livello 2 è una cosa, diciamo che sulla guida di oggi ti stressa molto meno, perché se bene o male fa quasi tutto da sola. Diciamo, devi solo tenere le mani sul volante. Ecco. Esatto. Fortunatamente ancora quello lo lasciano fare. Quella è già una bella cosa, Sì. insomma. E poi niente, hai i vari aiuti alla guida, classici, o per l'airbag e quant'altro, per il comfort di bordo, Ok. che poi qua puoi regolarti, gestirti tutto direttamente da volante. Questa è una cosa che c'è fortunatamente, che puoi autocrearti tu un menu, Ok. quindi per tante cose non devi stare lì a schiacciare, andare in cerca direttamente dal monitor intanto che guidi, ma puoi crearti già prima una base sul volante, che in modo che crei tutto qua. Ah, quindi i tasti quelli là preferi le stelline praticamente? Sì, con le stelline puoi crearti direttamente un menu tuo che non ti obblighi a distrarti dalla guida. Ok. Ecco, diciamo è una cosa più vantaggiosa, ecco. A differenza dei sistemi classici o i primi ADAS, questo è già un bel livello. Ma te lo ripeto, per un'auto è completa, cioè ha tanta roba. Ecco, adesso si è accesa. Adesso lei si è accesa perché avevamo... Sì, era in elettrico, perché l'avevo già accesa da mo', era ferma in elettrico, adesso si è partito il motore termico. Bene, io direi che, aspetta che giriamo la telecamera, eccoci qua.
direi che abbiamo detto tutto, Sì. almeno un po' di robe l'abbiamo fatte vedere. Un bel po' di cose. Abbiamo portato anche dei dati non indifferenti, dopo un anno sappiamo più o meno quali sono i consumi. Sì. Inutile dire che fa 30 con un litro. No, quelli te li puoi scordare. Diciamo che è abbastanza realistica sui consumi che dichiara, perché non dichiara consumi assurdi, però i suoi 20 con litro nei tratti nostri qua, magari sulle strade più di campagna, quindi diciamo i classici strade da limiti da 70 all'ora, è una macchina che relativamente consuma molto poco. E che dire dopo, spaziosa è spaziosa, il bagagliaio c'è, vabbè il difetto là della plafoniera, ma in caso si prende una cosa USB, però è una cosa che pesa. È una cosa che... Soprattutto per chi ha figli. Sì, decisamente, Esatto. soprattutto la sera quando devi caricarli, perché non vedi niente. Esatto, però secondo me MG ha fatto un bel prodotto. Questa secondo me è una macchina veramente azzeccata, soprattutto per lo spazio, perché come abbiamo fatto vedere prima, secondo me lo spazio sia davanti, dietro, baule, ce n'è parecchio. Ce n'è. Motore ce n'è. Motore ce n'è, funziona abbastanza bene, per un anno che ha ovviamente, Esatto. non posso dirti di più, però mi sta dando delle soddisfazioni che non me l'aspettavo, ecco. Su una macchina del genere, di questa tipologia, ricordiamo comunque è una derivata cinese, non è l'MG inglese Esatto. di una volta, devo dire che però effettivamente hanno fatto un gran bel prodotto. Bel lavoro, sì. Già la prima serie l'abbiamo fatta bene, qua l'hanno fatta più grande, più spaziosa, più ben rifinita su certe cose. Diciamo che sono riuscito a fare un bel scalino di differenza. No, beh, e dopo un motore così full hybrid e tanta roba. Va bene signori, io ringrazio Cesare, Io ringrazio te. grazie per essere venuto qui, e magari un giorno faremo anche quella di tuo fratello, la 3, Sì, si potrebbe fare. così facciamo magari un confronto, ecco, anche perché lui l'ha speso un po' di meno. Sì, decisamente meno. Adesso la cifra esatta non me la ricordo, ma parliamo che è sotto i 20.000, Ecco, ma cioè, anche di un po'. sì, le utilitarie sotto i 20.000 sono veramente poche adesso. Decisamente. Poi ibrida, perché ti ripeto, ha il stesso motore, stessa tecnologia, tutto quanto uguale a questa, col cambio automatico. Quindi effettivamente è una macchina che, se devi vedere un segmento, che ne so, che sia italiano o tedesco, quando ci voglia, te ci vogliono al minimo un anti-15 in cima per avere un pacchetto completo uguale, quindi sì. inizia a essere tanta differenza. Beh sì, anche adesso io ho visto la Clio, quella che ho provato, eravamo a 31.000 euro. Sì. Se parliamo di 17.000 di un MG a 31.000, inizia a essere 14.000 euro di differenza, sono tanti. Ce ne sono due. Capisci? Ne prendo quasi due. Esatto. Va bene signori, io vi ringrazio di essere stati con noi fino adesso. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao Arrivederci. ciao!